What is up? Ciao ragazzi, benvenuti su Build. Oggi andiamo avanti con la costruzione di questo plastico, quello a moduli. Eravamo arrivati in questo punto l'altra volta, solo che adesso ho fatto un'aggiunta perché qua c'è appunto la giunzione tra i due moduli e quindi dobbiamo fare un po' di tagli, un po' di modifiche e quindi cominciamo subito. Ma prima di farlo vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Se questo video vi sarà piaciuto lasciate un like, partiamo subito, let's go! Come al solito ragazzi, come detto in altri video, ho approfittato di questa giornata fresca, c'è un temporale in arrivo e quindi tutte le volte che è così riesco a venire in questo posto che praticamente diventa l'inferno durante l'estate. Ok ragazzi, qua ho tagliato, ho messo questo pezzo, ok, perché arrivava fin qua, quindi l'altra volta con la fretta di scappare via dal temporale non ho guardato questo particolare che ho corretto adesso, ok? Quindi mettiamo di nuovo i giunti metallici qua dentro, ok? Portiamo indietro e a posto. Qua abbiamo aggiunto il nostro pezzetto e ora qui io andrei a inchiodarlo, lo blocchiamo qui e qua ci facciamo il taglio perché qua come potete vedere c'è la fessura della divisione dei due moduli, ok? Prendiamo un chiodino, glielo mettiamo subito, poi lasciamo un po' di spazio per fare il taglio fatto bene e il chiodino glielo mettiamo qui, direi che qua può andare, sì può andare. Ok, mettiamo il chiodino, ma qua dovremmo fare il taglio, ok, giusto per tenerlo fermo, ok, e facciamo il taglio qui. Perfetto, abbiamo il taglio perfettamente alla fine del modulo, questo ora non serve più perché qua andremo a mettere lo scambio, ok? Quindi questo lo spostiamo un attimo e questo invece lo possiamo un attimino bloccare, dico un attimino perché questi verranno risollevati per mettere sotto le ulite, ok? E andiamo a chiudere, appoggiamo leggermente così, facciamo tutto su misura per poi fare il taglio. Diamo una limata davanti al fungo alla testata perché non mi piacciono. E ci siamo raga, vedete siamo proprio al limite del modulo, in modo che quando dobbiamo sganciare non abbiamo problemi. Qui ci va lo scambio, in questo punto esatto, ok? Quindi come potete vedere qui lo scambio in teoria dovrebbe avere un pezzetto più lungo, quindi abbiamo bisogno di un piccolo pezzetto che faremo adesso che ci serve proprio per giuntare, guarda ce l'ho già pronto, in modo che questo va a compensare la giuntura che la scambio non può fare, ok? Adesso la faccio all'istante, con questo pezzetto qua va benissimo, quindi qua lo facciamo su misura, prendiamo i giunti, ok, due giunti ce li abbiamo, glieli mettiamo subito, ora vi faccio capire quello che sto per fare, andiamo a bloccarlo. Perfetto, con la pinza li portiamo in mezzo, anche se poi questi poi li tolgo, li metterò alla fine dei lavori perché appunto questo mi permette di sganciarlo, però li lasciamo lo stesso adesso. Mettiamo un chiodino qui, ok, solo per avere un'idea, e qua possiamo finalmente tagliarlo. E questo ci va dentro tranquillamente. Perfetto ragazzi, è tutto fatto su misura, ok? Questo poi ci sarà il proseguimento. Adesso proviamo a bloccare anche questo qui. Siamo entrati quindi finalmente in questo modulo che è il modulo praticamente A e qui mettiamo i tronchi finali, ok ragazzi? Li facciamo subito. Qua abbiamo già sopra i giunti, andiamo a innestarlo, portiamo dentro, diamo l'armonia alle traversine e poi qua tagliamo dove serve. Io taglierei proprio in fondo qui raga, ok, così il tronco è bello lungo, ci sta su una navetta.
Perfetto, questo è fatto. Anche qui gli mettiamo un chiodino per tenere fermo. Allora, riguardiamo un po' come sta venendo la struttura. Mi sto accorgendo che devo un attimino girare questi binari per avere un effetto più dritto, esatto, così. Ok, tanto l'avrei fatto questi controlli ovviamente prima di bloccare tutto. Qui ce ne sta un altro. Perfetto, raga. Un ultimo qua sotto. Proprio qui in testa. Ed è fatto. Ora gli facciamo il secondo tronco e la stazioncina di testa della navetta è fatta. Qua aggiunto già c'è, gliene mettiamo uno qui. E andiamo a aggiuntare, ragazzi. Perfetto. E qua gli diamo la giusta. E qua gli mettiamo subito un chiodino così lo teniamo fermo. Ok, allora qua gli facciamo la giusto raggio di apertura. Vedete che è più realistico che mettere un R9, capite? E qua un altro. Io sono andato a occhio, ma vi garantisco che qui ho 6. Ragazzi, ma guardate, cioè, non è che vi sto prendendo in giro. 6 ad occhio. Quindi è perfetto. Qua tagliamo, ragazzi. Ecco qua, tronco terminato, ragazzi, tronco terminato, e qua poi andrà bloccato. Ok, qua gli diamo una pulita diciamo al fungo. Ed è perfetto. Raga, il gioco è stato fatto. Ora vi spiego brevemente quello che c'è da fare. Ma questo è quello che stiamo facendo adesso, vedete? Questo, arriviamo fin qui e poi c'è lo scambio, lo vedete? Ve lo metto in proiezione. Ok, questo appunto è la stazione di testa. Qui ovviamente nella giuntura del modulo ho messo due giunti che ci permette appunto di giuntare perfettamente tra un modulo e l'altro. Qui invece, siccome c'è la curva, preferisco non tagliare ma lasciare questo punto qui dove ci sono i due giunti libero e questa parte non fissa, in modo che quando andremo a fare l'innesto questo viene messo dentro a baionetta. Ve lo farò vedere poi quando ci sarà il momento dell'installazione dei due moduli. Ora con l'aiuto di una penna non facciamo altro che realizzare la dima, l'appoggio vicino alla carrozza e proseguiamo anche di qua, raga. Questa è la linea che determina appunto l'attacco dell'eulite che ci servirà per posizionare la massicciata. Il gioco è semplice, ragazzi, niente paura. Io partirei proprio da qua, togliamo tutti i chiodini e finiamo il
primo modulo, lo scolleghiamo. Allora, vedete che qua abbiamo l'inizio qui e qui della curva, ok? Allora noi per vedere da fuori ci siamo fatti due riferimenti, uno è questo e l'altro è questo, ok? L'altro riferimento invece è fuori, cioè io appoggio qui nel rettangolo, l'altro riferimento è questo, quindi qui e qui, quindi non andrò a fare altro che mettere un riferimento qui e un riferimento qui, l'altro riferimento è qui e l'altro riferimento è qua. Quindi cosa faccio? Prendo poi il binario che dovrà andare qua, lo appoggio, lo riappoggio sopra, stando attento a non muovere tutto, ok? Ricreo la stessa diciamo lo stesso raggio di curva che abbiamo fatto prima, ok? Andando a bloccarlo con delle puntine momentaneamente, ok? Questo era così, ok? Qui abbiamo questa curvatura, ok? Che è questa, gli mettiamo delle puntine anche qui, un'altra puntina qui, un'altra puntina qui e qua lo blocchiamo, ok? In modo che non si muove più, magari con un chiodo, ok? Qua non lo vedete fuori dalla telecamera, è semplicemente la parte fuori dalle ulite. A questo punto ragazzi potete usare il vagone se volete come appoggio, come abbiamo fatto prima, e semplicemente andiamo a rifare le linee, ok? Piano piano, ok? E anche dall'altra parte. Perfetto. Ok ragazzi, abbiamo fatto le linee, quindi a questo punto possiamo tranquillamente poi col taglierino tagliarlo e riposizionarlo sotto, ok? Quindi dobbiamo risollevare tutto e tagliarlo, anche perché devo mettere la colla. Tagliamo le ulite, ok ragazzi, è semplice come il burro. E abbiamo ottenuto la nostra curva. Ok, questo lo possiamo incollare qui tranquillamente, ok? Temporale in arrivo ragazzi, sentite i tuoni, ma almeno stiamo freschi. E creiamo il nostro effetto adesivo. Riprendiamo il nostro binario, andiamo a reinnestarlo, ok, e cominciamo a bloccarlo. Adesso è arrivato il momento di bloccarlo, lo blocchiamo con i chiodini che poi dopo andremo a risollevare, ok? Ok, e qui adesso possiamo mettere un altro pezzo di eulite semplicemente sfruttando il taglio di prima, guardate, riesco a sfruttarlo alla grande e taglio ciò che mi interessa, anche se qua non arriva al filo, non ha importanza, gli facciamo poi una giunta, okay, quindi qua siamo più o meno così, con la penna possiamo più o meno equilibrare, ok, lo blocchiamo così momentaneamente. Qua addirittura lo possiamo fare direttamente col cutter, lo vedo a occhio, ok, e anche di qua e togliamo.
Qua dentro ci mettiamo appunto una giuntura che potrebbe essere questa, guardate, fin dove arriva, perfetto. Ok, il gioco è fatto, risolleviamo questo e mettiamo la colla anche qua, così possiamo concludere questa parte del modulo. Ok ragazzi, questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo, continueremo a fare anche l'altra linea, quindi questa è terminata. E vabbè, se volete fare delle domande fatele qua sotto nei commenti. Per quanto riguarda il plastico dell'Orient Express ci vediamo più avanti, perché non ho ancora tempo di farlo, però ci porteremo sicuramente avanti. Raga, qualcuno mi ha scritto vado a vedere un altro canale che li fa puntualmente, vai là. So che dirti, perché io non faccio l'unboxing, io lo lavoro a differenza di altri canali, quindi ho fatto un sacco di cose, sto preparando le basi e quindi lasciatemi fare quello che riesco a fare. Ci vediamo alla prossima, ciao raga!